Ciao, sono Giulia Colombi e questo è il podcast dedicato alla logistica, alla supply chain e all'innovazione tecnologica. È lo spazio in cui proviamo a rendere chiari anche i temi più tecnici, senza complicarli. Noi siamo Stesi e questo è Talking Supply Chain. Oggi siamo qui con Giuliano Fiorotto, Ciao a tutti. Product Owner di Stesi. Giuliano, vorrei iniziare con una domanda. Ci siamo spesso chiesti come fa quel pacco ad arrivare a casa, magari ordinato ieri sera e stamattina il corriere mi suona già alla porta. È magia? Ci sono i folletti? No, non è magia, diciamo che negli ultimi 10 anni sono state introdotte molte tecnologie che permettono di aumentare quella che è l'efficienza del magazzino. Possiam parlarne di 3 principalmente, ce ne sono chiaramente molte altre, che sono i magazzini automatici, i magazzini verticali e i radio shuttle. Queste 3 tecnologie di per sé, okay, aiutano perché riescono ad esempio il magazzino verticale a sfruttare lo spazio in altezza, quindi l'uomo arriva a 2 metri, ad esempio, il magazzino verticale può essere alto fino a 6 metri, esempio. Oppure i magazzini automatici dove all'interno ci sono solo dei robot, non ci devono essere le corsie, quindi viene usato lo spazio in maniera efficiente e il pallet viene preparato automaticamente e quindi se si hanno tanti volumi l'efficienza è elevata, cioè si lavora soprattutto su pallet interi, oppure ci sono i radio shuttle dove di nuovo i corridoi non servono, e ci sono questi shuttle che riescono ad andare su delle rotaie a prendere dei bancali dove i muletti non ci arrivano. Ecco, queste 3 tecnologie di cui parliamo, aiutano molto l'efficienza, perché di fatto mentre l'operatore sta facendo altre operazioni dove l'uomo è necessario, queste tecnologie permettono di andare avanti in automatico, andare avanti la notte, preparare la merce in modo che l'operatore, possa lavorare meglio. Okay, quindi, bellissime queste tecnologie, ma chi le governa queste tecnologie? C'è un cervello che in qualche modo dà degli input a un compattabile, a un verticale di aprirsi, a un radio shuttle di muoversi? Sì, diciamo che quello è il valore aggiunto perché queste tecnologie chiaramente sono importanti, fondamentali, ma serve un orchestratore che sopra riesce a sfruttare questi sistemi e aggiungo che serve anche un orchestratore che riesce a lavorare a vari livelli, nel senso che potrebbe trattare ad esempio un magazzino verticale come una scatola nera, dove semplicemente viene demandato tutto al magazzino verticale. Oppure potrebbe mappare, ad esempio, ogni singola scatola contenuta in quel magazzino verticale per fare delle ottimizzazioni. Se noi partiamo dall'assunto che magari ho un magazzino contenente tanti farmaci, ho degli ordini di prelievo, quindi ordini per i clienti, magari ho 3 articoli che mi servono nello stesso contenitore, ecco è lì che un supervisore riesce ad abbassare solo una volta quella scatola e permettere all'operatore di essere più efficiente. È chiaro che alla base c'è il magazzino verticale che mi permette di portare la merce all'operatore, però senza un'ottimizzazione successiva da parte di un supervisore, da un orchestratore, si perde qualche pezzo. Questo orchestratore ha un nome? Il WMS, Perfetto. integrandosi con come dicevo a vari livelli, si possono fare delle, integrazioni più o meno spinte, a seconda di quella che è l'esigenza. Quindi mi spieghi un attimino cosa vuol dire l'integrazione a più livelli? Significa che in base alle esigenze del cliente, Sì? okay, si può a lavorare parlando la lingua del macchinario, okay, quindi del magazzino verticale ad esempio, oppure parlando a livello molto più alto e lasciando demandando tutta l'intelligenza al magazzino automatico o al magazzino verticale. Ad esempio, in alcuni nostri clienti è stato necessario, parlare direttamente con il macchinario, con il suo linguaggio, per permettere all'operatore di avere delle funzioni sul terminale dove possono cliccare un pulsante, in real time arriva quella scatola, arriva quel cassetto, Mh-mh. oppure in altri clienti, ad esempio mi viene in mente un nostro cliente che è leader nel settore delle biciclette, dove c'erano 14 magazzini verticali e dove il sistema lavorava a un livello più alto e venivano create le liste di prelievo e divise su questi 14 magazzini verticali in modo da ottimizzare le operazioni. Ecco, qui c'era un livello diverso di integrazione perché si usavano delle interfacce del sistema verticale.
Mi hai parlato finora di esempi di, magazzini verticali e magazzini automatici. Mi fai qualche esempio anche dei radio shuttle? Visto che Sì, all'inizio mi avevi nominato anche questi certo. esserini che si muovono. E ho un esempio molto interessante di un nostro grande cliente, sempre nel retail, dove sostanzialmente, grande parte del magazzino sono canali gestiti a radio shuttle. L'ottimizzazione che abbiamo fatto tramite l'utilizzo degli shuttle prevede il fatto che, sapendo dove si trova l'operatore in real time, avendo le coordinate, quindi essendo geolocalizzato il suo carrello, sapendo dove si trovano i radio shuttle, man mano che l'operatore si sposta nel magazzino, noi riusciamo a far trovare lo shuttle nel posto giusto e anzi, mentre si sta spostando l'operatore, lo shuttle sta già portando fuori o portando dentro il bancale che gli serve, rendendo molto efficace le fasi di stoccaggio o le fasi di picking e di conseguenza di evasione degli ordini. Nella tua esperienza, vedendo comunque diversi clienti in diversi settori, quando consigli un magazzino automatico, un radio shuttle, di essere integrato a un VMS? Lo consigli sempre o lo consigli solo in certe volte? Secondo me non integrarlo è rinunciare a parte dell'investimento, nel senso Mh. che per quanto, sono tecnologie molto interessanti e dei sistemi intelligenti, avere un coordinatore che ottimizza, le operazioni è fondamentale. Diciamo che non avercelo è il problema. La supply chain ha ancora tante cose da dire e noi di Stesi abbiamo voglia di dirle. Ascoltateci.